Dla nas jednak góry były pewną drogą życiową, pewnym wyborem. To nie było tak, że tam mój partner zachcianki, pojechał sobie gdzieś. Nie. Góry zawładnęły naszą głową, fizykalnością, rozumem, wszystkim. La grande tradizione polacca. La storia della Polonia del dopoguerra venne scandita da periodi turbolenti, isolazionismo, proteste e scioperi operai, come quelli del 1968, 1970 e 1976, e la nascita nel 77 delle cosiddette università volanti. L'organizzazione di questi movimenti portò alla nascita di Solidarność, il sindacato indipendente polacco formato nell'agosto del 1980 nei cantieri navali Lenin di Danzica, che mutò radicalmente la storia della Polonia e le condizioni non solo dei suoi abitanti, ma anche la storia stessa di tutti i paesi dell'est europeo. È in questo clima sociale, politico ed economico che muovono i loro passi uomini e donne che passeranno alla storia come gli interpreti della grandissima tradizione alpinistica polacca. Una tradizione che probabilmente non ha mai avuto la cassa di risonanza che meriterebbe qui in Europa, o meglio nell'Europa cosiddetta occidentale, figlia o partecipe di quel clima da guerra fredda che di fatto ha diviso per decenni l'Europa in due blocchi distinti e separati, un muro, quel muro che ha diviso e condizionato ma anche forgiato negli anni chi viveva da un lato piuttosto che da un altro. La scuola polacca ha segnato e scritto pagine assolutamente importanti della storia dell'alpinismo himalayano, soprattutto quello legato alle condizioni invernali, quelle più difficili, più dure, scuola che ha disegnato tracce indelebili e firmato alcune tra le vie imprese più eclatanti, ma anche drammatiche, a volte anche discusse. La Polish Line sul K2, le prime invernali, la prima donna nella storia a salire, la celebre montagna selvaggia, imprese dure per gente dura. Ecco che lo stereotipo tipico dell'uomo, ma anche donna dell'est, prende forma e si materializza lì, sugli 8000 metri. Persone concrete, senza fronzoli, forse meno eleganti, certo, ammesso che l'eleganza o il valore che assume tale termine nell'alpinismo sia un requisito indispensabile. Sportivi che non dimenticano le grandi passioni e abitudini quotidiane, come la vodka, persone capaci di affrontare e confrontarsi con i giganti della terra, basandosi sicuramente sulla tecnica, ma meno su tutto quel background che sicuramente aiuta, come materiale tecnico, attrezzatura all'avanguardia, affidandosi quindi soprattutto su caparbietà e resistenza straordinarie. Non è stato facile l'approdo alle grandi montagne del Nepal, del Pakistan, della Cina, piuttosto che dell'India per i polacchi. Isolazionismo, abbiamo detto, quello che vivevano nel loro stato sociale, dove non era sempre certo o comunque facile poter lasciare il paese. Un alpinismo fatto di materiali essenziali, meno evoluti rispetto ai loro colleghi occidentali, meno organizzazione, meno budget. Ed ecco che la tradizione alpinistica polacca non risulta solo un insieme di storie alpinistiche fino a se stesse, ma abbraccia aspetti umani più ampi, sociali ed economici. Tradizione che ebbe il suo massimo splendore negli anni 80 e 90, quando quello che veniva ritenuto impossibile divenne possibile lì dove c'erano i polacchi. Grandi imprese certo, ma anche drammi e polemiche, sogni infranti, tentativi estremi. Una montagna tra le altre, in particolare il Lodz, divenne il crocevia un po' di tutto questo. Il Lodz è la quarta montagna più alta del pianeta, famosa per essere molto vicina all'Everest e collegata ad essa dal celebre Colle Sud, una sella dove le spedizioni installano il campo 4, l'ultimo campo possibile prima di tentare la vetta, attraverso la cresta sud-est. Lodz per gli appassionati ed addetti ai lavori, celebre invece, molto celebre, per la sua temibilissima parete sud. Ecco che Lodz quindi rappresenta una sorta di crocevia per la storia dell'alpinismo polacco. Su Lodz, Kukuczka e Andrzej Zzok salirono il loro primo 8000 senza ossigeno supplementare.
quando la scienza polacca riteneva tutto questo impossibile. Sempre su Lodz avvenne uno dei casi più controversi dell'alpinismo polacco, una morte in parete che ebbe degli strascichi a seguire e che vide protagonista Tadeusz Piotrowski, uno dei grandi alpinisti polacchi dell'epoca. Una sorta di caso Bonatti, anche se con modalità ed origini differenti, ma con un unico comune denominatore, la storia a vantaggio di alcuni e meno per altri. Sempre su Lodz morì tentando la parete sud, lì dove Messner tornò indietro 2 volte dopo aver scalato tutti e 14 gli 8000 con alcune invernali in pochissimi anni Jerzy Kukuczka, una corda spezzata comprata ad un mercatino dell'usato a Kathmandu. Chi era Jerzy Jurek per gli amici Kukuczka? Fu sicuramente la punta di diamante dell'alpinismo polacco, quello che più di tutti mise a dura prova i compagni, ma soprattutto se stesso, spingendo sempre al limite, ballando su quel filo sottile che divide e unisce razionalità e perseveranza. Uno di quelli incapace di tornare indietro. Una delle sue frasi più emblematiche a riguardo fu: se la montagna è stata pagata, bisogna assolutamente scalarla. Bardzo chcę wejść na górę, no to robię wszystko, żeby na nią wejść. Jeżeli ja tylko troszeczkę chcę, to potem zaczynam sobie dorabiać teorię. Taką na przykład, że nie ma klęski w górach. W końcu byłem w górach, wracam. To jest takie dorabianie teorii tylko do swojej słabości. Abbiamo già parlato di Jurek, è stato uno dei nostri primi video che non abbiamo voluto aspettare nel realizzarlo, video che in realtà per logica avrebbe dovuto seguire questo, video che quindi andranno a formare una playlist nel tempo dedicata proprio ai grandi interpreti dell'alpinismo polacco. Video disponibili in descrizione per chi desidera incominciare ad approfondire il tema. Grandi storie di scalate, di arrampicate, di imprese che viaggiano di pari passo anche con gli aspetti sociali, quegli aspetti sociali di cui la Polonia al femminile fu grande protagonista con le prime spedizioni himalayane formate da sole donne. Una su tutte, la più celebre, Wanda Rutkiewicz, a cui risulta scontato dedicare un video a parte prossimamente, terza donna al mondo e prima europea a scalare l'Everest, prima donna al mondo a scalare il K2, la montagna selvaggia. Numeri impressionanti che rafforzano non solo la collezione di successi polacca, ma ne proiettano la visione, oltre a quella alpinistica, al di là di quello stereotipo di persone solamente dell'est. Poco eleganti secondo lo standard occidentale e per questo forse non riconosciute come meriterebbero in una comprensione più generica dei fatti. Wanda Rutkiewicz, pioniera di quello che oggi viene definito comunemente femminismo, Wanda Rutkiewicz che dovette combattere con le unghie per affermare la sua posizione e che pagò anche quella che veniva considerata sfrontatezza, ma che in realtà sotto sotto era un non voler accettare da alcuni che una donna alpinista himalayana fosse più forte di alcuni suoi colleghi di sesso maschile. Morì sul Kanchenjunga, la terza montagna più alta del pianeta, il 13 maggio del 1992, anche se alcune voci sostengono che in realtà sia ancora viva e che si sia rifugiata in un qualche monastero nepalese. Voci, speculazioni o forse solo sogni, resta il fatto che lei, come altri, oltre all'alpinismo in sé, lasciarono qualcosa di più profondo, qualcosa che da quella gente dura dell'est forse non ti aspetti. Górach obowiązuje inne zasady etyczne aniżeli tutaj na dole. Nie, obowiązują te same. Czy my mamy prawo iść tam, gdzie jest tak niebezpiecznie i świadomie narażać nas samych na niebezpieczeństwo, a co gorsze, narażać nas na sytuacje ostateczne, w której my sami będziemy tracić człowieczeństwo. Na przykład nie będziemy w stanie, chociażby dlatego, że jesteśmy sami wyczerpani, udzielić pomocy komuś drugiemu. Tradizione polacca che vanta prime invernali assolute, quasi un monopolio, come quella sull'Everest nel 1980, a opera di Leszek Cichy e Krzysztof Wieliki, un altro dei grandissimi interpreti dell'epoca. Hurra, hurra, na szczycie! Halo, Bata, są na szczycie! Hurra! Całujemy was, mocno ściskamy! Hurra! Rekord świata, odbiór!
o come su Lodz nell'83 grazie a Henry Zavada, Manaslu nel 1984 con Berbega e Gajewski, sempre Berbega per la prima sul Shoyu, aprendo peraltro una nuova via. Prime invernali, prima donna sul K2, i 14.000 di Kukuczka, secondo nella storia a completare la corona marelliana solamente dietro a Reinhold Messner. I polacchi cambiarono la percezione dell'alpinismo, quello ai livelli più difficili, più estremi, dove tenacia e tecnica non bastano, dove occorre mettere in gioco se stessi completamente. Come sulla Polish Line, appunto, la via dei polacchi sul K2, una delle vie probabilmente più difficili della montagna selvaggia, una scalata epica al limite della sopportazione umana, dove tra autentiche sofferenze Kukuczka e Piotrowski scrissero una delle pagine più intense ma anche drammatiche della storia dell'alpinismo non solo polacco ma mondiale. Tego dnia udało nam się tylko na świeczce stopić po kubku wody i jest to całe nasze śniadanie. Widoczność coraz mniejsza, zaczynamy się śpieszyć. Szczyt poznaję tylko po tym, że nie ma już po prostu możliwości pójścia w górę. Po kilku minutach dochodzi do mnie Tadek. Nie ma czasu właściwie nawet na gratulacje, bo przed nami daleka droga w dół. Due ramponi che si rompono, fatto insolito, più unico che raro, e Piotrowski cadde nel vuoto per sempre sotto lo sguardo attonito di Kukuczka durante le fasi di discesa. Ramponi e corde usate che si rompono, l'alpinismo polacco si è fatto strada contando spesso sul minimo indispensabile, senza grossi finanziamenti, senza materiali avanzati o di ultima generazione, inventando di volta in volta il modo di reperire tutto il necessario per affrontare una lunga spedizione himalayana. Tra il geniale e il grottesco, verrebbe da dire. Koniec 70., 80. lata Śląskie Towarzystwo było mocne. Głównie też chyba ze względów organizacyjnych, że bardzo dużo było możliwości zorganizowania prac wysokościowych tutaj na Śląsku. Na tu, prawda, kominów nie brakuje. Chodziło się, o tu jest zardzewiały komin, to się szło do szefa. Jak pan go nie pomaluje teraz, to za 3 lata on się przewróci. My mamy metody inne, mniej będzie się płacić, nie musimy żadnych rusztowań stawiać metodami alpinistycznymi. Dyrektor mówi, no ja się muszę zastanowić, rozważyć, a już ręce pod stołem zacierał, że z nolot jeleni, co mu to pomalują. Nie? Ma dietro quello stereotipo dell'uomo freddo e magari insensibile dell'Est, così come un certo Occidente ha sempre creduto, era presente invece un animo profondo, forse addirittura più sensibile di chi dietro una certa apparenza riteneva tutto questo un vanto solamente europeo, occidentale. Kukuczka, Rutiewicz, Piotrowski, Wieliki, alcuni dei grandissimi interpreti di quell'epopea non hanno scritto solo imprese alpinistiche, ma hanno anche saputo raccontarle, ponendosi spesso domande, scavando a fondo nel loro animo, portando alla luce quell'intimità nascosta che porta alcuni esseri umani a realizzare quelle imprese così dure, spesso drammatiche, ai limiti della sopportazione fisica. Są ludzie, którzy twierdzą, że wspinanie wynika z kompleksów, że to jest szukanie sukcesu zastępczego. Są tacy ludzie. Oczywiście, że są i mają dużo racji. Ale to jest właśnie piękne. Przecież człowiek ciągle jest niespokojny, ciągle czegoś szuka. Przez swoje kompleksy jest niedowartościowany tutaj, więc płynie po ocenach świata, tam szuka czegoś. Libri, interviste, racconti, testimonianze, il mondo dell'alpinismo polacco è un mondo tutto da scoprire, ben noto agli appassionati, forse non abbastanza per i meno interessati, ma che nasconde dietro quella superficiale durezza un grande fuoco non solo tecnico ma anche umano. Un fuoco in grado di resistere a quelle temperature, a quelle privazioni, per cercare quelle risposte a quelle domande che solo le persone forse più empatiche si pongono, persone disposte a mettere in gioco la loro stessa vita per capire in fondo qual è il vero scopo, l'essenza dell'esistenza umana. W naszym życiu tutaj na dole wydaje się to czymś zupełnie absurdalnym i na pewno jest, ale człowiek jest jedyną chyba tutaj z żyjących na ziemi istotą, która robi rzeczy niepotrzebne. Musimy mieć wartości wyższe, które nas gdzieś tam prowadzą, chociaż czasami one są bezsensowne. A wspinanie Himalajzm jest wartością wyższą? Tak, jest wartością wyższą dlatego, że jest inny od normalnego życia.
jest czymś, co jest wartością jakąś dodaną, bez której można się spokojnie obejść. A jednak to się robi. Quelle risposte che vedono nelle grandi montagne, probabilmente il luogo ideale dove poterle andare a cercare. Un alpinismo essenziale, vissuto giorno dopo giorno, impresa dopo impresa, con la costante incertezza del poter provarci ancora tra permessi, condizioni sociali, budget economici limitati. Una grande storia, una pagina non solo alpinistica ma umana, interessante, intensa, drammatica e che ha permesso anche in seguito, soprattutto grazie alla personalità della punta di diamante di quella grande epopea, Jerzy, Jurek, Kukuczka, di realizzare in seguito uno dei documentari più belli, forse il più bello, dedicato alle grandi imprese alpinistiche. Intitolato appunto Jurek, da cui abbiamo attinto per realizzare in parte questo video. Troverete il link insieme al video più breve realizzato da questo canale in descrizione. Per logica ogni canale YouTube dovrebbe tirare solo acqua al proprio mulino, ma se vi interessa approfondire l'argomento ed entrare non del tutto ma in buona parte dentro a quella grande epopea alpinistica, ma forse soprattutto umana, a questo canale può solo che far piacere. Un documentario davvero straordinario. Arriveranno nuovi approfondimenti a completare quello che abbiamo iniziato, sicuramente realizzando il video Banda Rudjevic e magari più in là, grazie a voi che ci seguite e sostenete, intraprendere a coronamento di tutto questo un viaggio proprio in Polonia nel museo dedicato appunto a Jerzy Kukuczka, realizzando quindi un contenuto diverso dai soliti che crediamo possa essere il giusto tributo per chi ama queste storie, a chi di queste storie ha scritto alcune delle pagine più memorabili. My tak dobrze się czujemy na dużej wysokości. Byliśmy, że żyjemy w takim zabrudzonym Śląsku, gdzie jest mało tlenu i dlatego jesteśmy przygotowani do tego, żeby to rozrzedzone powietrze dobrze znosić.